Ciao ragazzi, come avete visto è appena finito di piovere e questo meteo, anzi questo bel meteo mi ha ispirato un video che vuole dare delle soluzioni, anzi dei consigli su una domanda che mi viene posta molto spesso in negozio ma anche sui social. La domanda è questa: meglio utilizzare una scarpa da trail o una scarpa da asfalto? Per darvi i migliori consigli ho approfittato di fare anche una piccola uscita di corsa qui attorno a casa mia, così vi porto con me a visitare i luoghi in cui corro normalmente o vado a camminare. Dai, venite con me! Questi sono i posti che frequento di solito vicino a casa mia. Potrebbe capitare, come nel caso, di partire da casa e trovare terreno tipo questo, quindi asfalto. Una piccola precisazione ragazzi, io ho utilizzato una scarpa da asfalto, nella fattispecie ho utilizzato Adidas Ultraboost 21. Va da sé che per i terreni che andremo a incontrare non è la scarpa più adatta per tutti, ma è ovvio che quando si parte da casa con una scarpa non ci si può cambiare la scarpa durante la corsa. È qui che viene importante capire che scarpa utilizzare quando si va a correre. In questo primo tratto d'asfalto, sia che sia bagnato come oggi e quindi particolarmente viscido oppure asciutto, si può tranquillamente utilizzare una scarpa d'asfalto. Tante, anzi la maggior parte delle calzature che vengono proposte presentano un battistrada che ha una buona aderenza, un buon grip, che dà sicurezza anche quando il terreno è particolarmente bagnato e come oggi viscido. Se fosse asciutto invece nessun problema, vai alla grande con quella scarpa d'asfalto. Allo stesso modo può capitare di correre su sentieri sottobosco, quindi con delle foglie, del terreno e magari con delle piccole salitine da affrontare in sicurezza. Eccoci. Su questo terreno particolarmente fangoso con fogliame a terra, le scarpe che ho utilizzato oggi non erano il massimo perché ovviamente si rischiava di scivolare, quindi bisogna prestare molta attenzione. In questo caso la cosa migliore sarebbe stata utilizzare una scarpa da trail con un tassello di media altezza per avere un'ottima aderenza, un ottimo grip quando il terreno si fa impegnativo, fangoso, bagnato come in questo caso. E come sempre durante la corsa può capitare di trovare anche delle strade bianche. In questo caso, a parte che è appena piovuto, quindi ci sono un po' di pozzanghere, li schiviamo. Possiamo trovare appunto ghiaino compresso oppure delle zone con dei sassi un po' più grandi, ad esempio le strade di campagna dove ci sono i campi e quant'altro. Anche qui è giusto valutare che scarpa utilizzare, credetemi, non è una cosa da sottovalutare. Andiamo, dai! In quest'ultimo tratto invece di strada bianca con ghiaino pressato si può utilizzare indistintamente una scarpa da trail oppure una scarpa da asfalto. Entrambe possono andare bene. Magari in una giornata come oggi meglio avere una scarpa da trail perché ti protegge un po' di più il piede quando si va nel mezzo alle pozzanghere, magari se la calzatura è in Gore-Tex, ma anche una scarpa da asfalto fa bene il suo lavoro, senza problemi. Vai tranquillo. Ok ragazzi, abbiamo visto alcuni dei possibili terreni su cui andiamo a correre. Ovviamente ho tralasciato l'alta montagna perché vicino a casa non ce l'ho, dove va da sé che si debba utilizzare una calzatura da trail in ogni condizione. Il primo consiglio che vi do ragazzi è quello di, se possibile, avere due calzature distinte, una per l'asfalto e una per il trail. In questo modo, una volta che si è scelto dove andare a correre, si avrà il prodotto più idoneo per affrontare al meglio il terreno su cui si va a correre o camminare. Nel caso invece si voglia utilizzare una sola scarpa, la prima domanda a cui bisogna rispondere è: quanta percentuale di asfalto o strada bianca c'è nei percorsi che vado a frequentare abitualmente? Mi piace andare a correre quando il terreno è bagnato, la terra è fradicia, oppure preferisco andare a correre quando il terreno è asciutto e il meteo è soleggiato? Una volta che hai dato risposta a queste domande, potrai scegliere con più tranquillità se acquistare una calzatura da trail piuttosto che una calzatura da asfalto. Ovviamente la scelta, se ricade verso un tipo piuttosto che un altro, ci saranno delle considerazioni da fare che adesso vado a spiegarti. Se pensi che la calzatura più giusta per te sia la calzatura da trail, allora saprai di avere ai piedi una scarpa che ha un buon tassello che ti protegge dall'impatto col terreno e dai sassi, un'intersuola normalmente di media ammortizzazione, una tomaia rinforzata e quindi robusta quando vai a correre su terreni particolarmente accidentati. Se invece, in base alle tue scelte, preferisci una calzatura da asfalto, saprai che avrai ai piedi una calzatura sicuramente molto ammortizzata, una tomaia
maglia che avvolge perfettamente il piede, molto traspirante e fresca per il piede stesso. Ovviamente il piede si bagnerà con più facilità nelle giornate uggiose o piovose. E per quanto riguarda invece il battistrada, avrai un battistrada che ti darà sicurezza in fase di appoggio sull'asfalto o sulle strade bianche, ma che per ovvi motivi andrà un po' in sofferenza quando inizi ad andare a correre su terreni o bagnati fuori strada o anche asciutti particolarmente scoscesi. Qui ovviamente basta avere un po' di attenzione per non scivolare, ma va da sé che un po' di attenzione ci vuole sempre. Bene ragazzi, spero che questo video possa esservi stato di aiuto per le prossime vostre scelte. Come sempre, se avete dei dubbi o delle domande, usate i commenti qui sotto oppure contattateci ai nostri negozi, vi risponderemo sempre molto puntualmente. Oggi vi saluto da questa location che è il giardino di casa mia. Fra gli special guest vorrei salutare anche la mia gattina Penelope che ci ha fatto compagnia prima con un passaggio rapido e che è qui che gira, che ancora vedo, ma adesso fa un po' la timida. Come sempre vi aspetto nei nostri negozi o perché no anche online su www.passport.it. Ciao!